Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa e maestra di danze caraibiche. Benvenuti sul mio canale nel quale tratto temi inerenti al ballo e alla danza sportiva. Se anche tu sei interessato a questi argomenti e magari sei anche un ballerino, iscriviti al mio canale, attiva la campanella e metti un bel like a questo video. Siamo nel periodo di inizio stagione per le scuole di ballo e per le competizioni di ballo. Come saprete, infatti, settembre e ottobre sono i mesi nei quali magari le persone che non hanno mai ballato decidono di avvicinarsi a questa disciplina e anche il periodo nel quale magari gli agonisti ricominciano ad allenarsi dopo le vacanze. Questo è il momento di pianificare i propri obiettivi della stagione, ovvero scegliere quali discipline di ballo studiare, magari pensare di scegliere delle nuove discipline per integrare i nostri studi, se cambiare scuola o se seguire altri percorsi formativi. Non è contemplata l'opzione di smettere di ballare, sia chiaro. È importante pianificare la stagione sia per un ordine mentale che per ottimizzare il nostro tempo, ma soprattutto per essere consapevoli del costo e di quali saranno le nostre spese per i nostri studi. Con un'attenta pianificazione so quante ore dedicare al ballo settimanalmente e di conseguenza posso capire che tipo di percorso intraprendere. Ovviamente la prima domanda da farsi è: che tipo di ballerino voglio diventare? Ho fatto un video proprio su questo argomento, quindi se volete vederlo cliccate qui. Ad esempio mi devo chiedere: voglio imparare nuovi stili? In questo caso, in base al tempo che ho a disposizione, il tempo che ho da dedicare al ballo e le mie finanze, deciderò magari se rinunciare a un corso e farne un altro che mi può stimolare di più. Nel momento della pianificazione devo fare anche una distinzione, cioè aspiro a diventare un ballerino professionista, aspiro a diventare un ballerino agonista oppure aspiro a ballare solo per passione, perché voglio migliorarmi, perché voglio socializzare e quindi a seconda della scelta che farò dovrò indirizzare i miei studi in una determinata direzione. Ogni tipologia di lezione di ballo mira a soddisfare una o più di queste domande. Ad esempio si possono fare delle lezioni private oppure dei corsi collettivi o magari dei corsi coreografici. Ogni tipologia di lezione ha un costo diverso. Una lezione privata sappiamo che costa di più di un corso collettivo che si svolge con altre persone, perché in quell'ora di lezione il maestro è a tua completa disposizione e ha la possibilità di correggerti dal punto di vista tecnico e interpretativo proprio per quanto riguarda il tuo modo di ballare e corregge i tuoi difetti, migliora i tuoi pregi. Di conseguenza un ballerino che aspira a diventare un agonista dovrà, a mio parere, fare delle lezioni private. In questo modo il maestro potrà creare per lui delle coreografie da portare in competizione. A mio parere però un'altra modalità di lezione che è molto importante sia per i ballerini che ballano per pura passione che per quelli che vogliono fare gli agonisti o i professionisti è la lezione collettiva, cioè il corso. Questo perché ti permette prima cosa di vivere anche la socialità con gli altri ballerini, hai la possibilità di metterti a confronto con loro, non di metterti in competizione, però di vedere magari su quali parti tu potresti essere più carente, in quali parti puoi essere migliore degli altri e ti aiuta anche a sviluppare una capacità di autocritica e anche la capacità di rapportarti con gli altri ballerini. Le lezioni collettive sono adatte un po' per tutti perché hanno un costo economico, quindi anche persone che non vogliono essere ballerini professionisti o ballerini agonisti possono fare lezioni collettive tutte le settimane, ma allo stesso tempo anche un agonista può permettersi almeno 1 o 2 corsi settimanali per poter ballare il più spesso possibile, perché la cosa più importante è ballare sempre e spesso durante la settimana. Un altro tipo di lezione è la lezione coreografica, nella quale magari con altri ballerini, quindi una via di mezzo tra una privata e una lezione collettiva, si crea una coreografia da ballare tutti insieme. L'unico difetto di questo tipo di lezione è che facendo solo corsi coreografici il ballerino si abitua a ballare sempre quella coreografia e magari all'inizio potrà migliorare, ma man mano ha bisogno di studiare anche altri passi. Non può rimanere un anno intero a ballare una sola coreografia. Per questo il corso collettivo, che ti dà la possibilità di ballare sempre sequenze diverse, fa sì che i ballerini possano aumentare di livello. Le tue capacità non devono mai essere limitate. Ballando solo 1 o 2 coreografie in tutta la stagione, sicuramente il livello di ballo non potrà migliorare più di un tot. La cosa migliore da fare, se ne abbiamo la possibilità, è quella di studiare
utilizzando diverse tipologie di lezione, quindi con la lezione privata, la lezione collettiva e la lezione coreografica. In questo modo si avrà un miglioramento molto più organico. Cercate di pianificare al meglio già a inizio stagione i vostri obiettivi, in questo modo saprete bene come sfruttare il vostro budget dedicato al ballo e alla danza. Spero di avervi aiutato a fare un po' più di chiarezza in modo da capire al meglio le vostre esigenze. Se ti è piaciuto questo video ti invito a iscriverti al mio canale e a seguirmi sul mio profilo Instagram. Ciao ballerini, al prossimo video!